Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi vado ad ascoltare i Dirty Loops, che sono una band svedese. Non li conosco, non li ho mai ascoltati prima, non sapevo chi fossero. Me li avete consigliati voi nei commenti, quindi vi ringrazio. Questa canzone si intitola Next to You. Non l'ho mai ascoltata, credo che sia un brano loro, originale, ma fatemi sapere nei commenti, e fatemi sapere nei commenti anche qualcosa in più di loro. Ho fatto una piccola ricerca su Google per avere una vaga idea di chi siano, però non so molto di loro, non li ho mai ascoltati, quindi li sto scoprendo per la prima volta insieme a voi. Ho letto che fanno pop, però sinceramente pop è molto generico, quindi sono molto incuriosito di andarli ad ascoltare. Ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare dei commenti tecnici di analisi vocale. Se volete vedere il video originale senza interruzioni, lo trovate qui sotto in descrizione. Andiamo ad ascoltare insieme. Ok. I didn't want it, I didn't need it. Yeah. Hard to believe it, but now I'm coming back for more. I gotta feel it, I might be dreaming. Is this the real thing? And how am I supposed to know? Girl, you and me were never meant to be. We'll blow up like TNT. I guess we have to wait and see. I'm in a headlock. Is this a setup? Yeah, 'cause I'm about to pop. Yeah, I'm about to lose it all. Hey, yeah. You and me. No, it wasn't meant to be. Blowing up like TNT. Never we never miss. Brought up when you see. Pushing through. Fading into something. Oh, it might be way too soon, but all I ever wanna do is get up next to you. But all I ever wanna do is get up next to you. Ok. Live my lonely Ma ragazzi, ma sono incredibili, incredibili. Io mi ero preparato per fare un commento di analisi vocale, ma qui bisognerebbe fare un commento di analisi musicale di tutta la band. Veramente sono incredibili. Mi pare che sia un trio, ok? Perché appunto qua sto vedendo il cantante, il bassista e il batterista, quindi non c'è chitarrista a quanto pare, cosa particolarmente inusuale per una band, perché la formazione classica da band rock pop è appunto basso, chitarra, batteria e eventualmente tastiere. Qua le tastiere mi sembra che siano tutte in sequenza, quindi in base. Particolare questa formazione, soprattutto particolare come suonano, perché hanno un groove incredibile. Ti fa venire proprio questa voglia di ballare, anche di muoverti a ritmo con la musica. E sono bravissimi, però a muoversi su stili diversi tra di loro, perché all'inizio sembrava quasi un pezzo, lo stacco della batteria sembrava un pezzo rock. Ok, proviamo ad andare a riascoltare un attimo, tipo, vediamo qua, proprio all'inizio. Questa parte. Ok, c'è stato un momento, all'inizio no, sembrava l'attacco di un pezzo funk, ok, assolutamente funk. Poi ti fa questo stacco che è un cliché proprio del rock o del metal addirittura, ok, con una pacca, la chiamiamo così noi in Italia, soprattutto dalle mie parti, la pacca, diciamo, questa potenza anche nel modo di suonare. E anche il bassista, diciamo che non so se avesse una distorsione lì. No, scusate, un po' prima.
sì, credo che sia proprio un effetto del basso che crea questo effetto tipo chitarra elettrica distorta. Non te lo aspetti nei primi 5 secondi di canzone, 10 secondi, succedono già delle cose che non ti aspetteresti mai. Veramente molto interessante, molto molto interessante. E poi parte questo groove di nuovo molto funky, con questo basso molto sleppato, ok? Questo modo di suonare assolutamente slap, non c'è niente da fare. E la voce di lui che è, sì, pop, assolutamente pop, mi ricorda anche un po' come timbro, comunque come modo di modulare la voce, un po' Michael Jackson, un pochettino. Infatti ho visto che hanno fatto anche una cover di Thriller di Michael Jackson. Mi ricorda un po' quel tipo di sonorità lì, ok? Ma mi ricorda anche un po' Justin Bieber, mi ricorda un po' queste vocalità pop leggere, con questo timbro molto così alleggerito, proprio schiarito, ok? E con dei melismi anche, ne ha fatti diversi, melismi pop assolutamente, quindi note veloci, dei riff particolarmente precisi, pur essendo molto agili, molto veloci. Proviamo a riascoltare. Hard to believe it, but now I'm coming back for more. Con questo suono anche un po' soffiato, now I'm coming back for more, quindi che dà anche calore, che dà un senso anche di malizia nel suo cantato, veramente molto bello, ben fatto, un timbro anche bello, molto particolare e efficace, anche bravissimo a cantare. E vediamo un po' quei melismi che dicevo prima. I got a feeling I might be dreaming. Si sente anche un po' questo richiamo a Michael Jackson e un po' anche a questo pop che ha una derivazione molto soul, molto R&B, molto funky anche, da questi da come modula tra le frasi, quando fa questi ok, ritmici, ok, sono dei dei movimenti, cioè usa la voce anche a livello ritmico, è una cosa che Michael Jackson faceva tantissimo. Ascoltiamo. I got a feeling I might be dreaming. Is this the real thing? And how am I supposed to know? Bellissimo. You and me were never meant to be. We'll blow up like Bellissimo. I guess we have to wait and see. Questo è assolutamente un fraseggio pop al 100%, però si sente moltissimo questa vena soul che c'è dietro. Veramente bravissimo lui, bravissimi tutti, hanno veramente un tiro pazzesco e anche sono sia tecnicamente, ciascuno di loro, lo percepisco già tecnicamente, dei mostri, ok? E insieme hanno creato un sound veramente unico, originale, particolare. Bravissimi. Andiamo avanti, poi ci sono anche dei cori molto belli, credo che fossero registrati dal cantante insieme al batterista, mi sembra. Qua mi sembra il batterista. Sì, potrebbe essere lui. Sì, mi sembra proprio lui. Quel passaggio lì invece mi ha dato l'idea proprio di un brano più jazz, più fusion, quindi veramente sono dei musicisti con la M maiuscola, dei maestri del proprio strumento che sanno muoversi tra stili e generi diversi, ok? Veramente bravi, e ti piazzano dentro questi stacchi ogni tanto che sembrano uscire dal canone pop che invece ti avevano fatto credere all'inizio. Bravissimi. Vabbè. Ok.
quello stacco invece mi ricordava moltissimo i Queen, e quando fanno queste voci armonizzate quasi, diciamo, corali proprio, ok? Armonizzate tutte quante con questo crescendo che poi lancia la parte successiva. Mi ha ricordato moltissimo, moltissimo quel tipo di band. Il fatto che anche cantino tutti quanti, adesso qui sto vedendo il batterista, ma probabilmente anche il bassista, secondo me, o questo sentore che canti pure lui, mi dà proprio l'idea che siano dei musicisti completi, ok? Questo succede proprio quando, qui in Italia succede un po' meno, di solito, quando un musicista difficilmente è anche polistrumentista, nel senso di che riesca a eccellere in più strumenti. Di solito, appunto, uno si specializza in uno strumento e diventa molto bravo in quello. Qua, diciamo, all'estero, in questo caso parlo da italiano, probabilmente c'è anche un pochino più questa cultura della musica come qualcosa di globale, non relegato a un unico strumento, non relegato a un unico genere. D'accordo, quindi veramente molto bravi. Oh, anche in Italia succede questo, però lo vedo più raramente, devo dire. Poi magari è una cosa che non è così, però questa è un po' la mia opinione. Ma definirli pop è assolutamente riduttivo, veramente riduttivo, perché pop appunto vuol dire tutto e niente, ma loro qua stanno facendo tutto, stanno facendo un sacco di roba e possiamo chiamarli prog, ma con un prog molto orecchiabile, molto pop, quindi accattivante, con una melodia che anche un profano, anche un non musicista ascolta e gli piace, gli rimane in testa la canzone. Però stanno facendo il prog qui, ragazzi, stanno assolutamente, e mi ricorda anche un po' anche la sonorità del brano, un po' qualche brano di Phil Collins, mi ricorda un po' quella cosa lì, quel mood lì. E poi a livello tecnico mi ricorda invece gruppi prog come per esempio i Genesis, per dire, andando un pochino chiaramente su sonorità un po' diverse, però come livello tecnico e incastri tra gli strumenti non si discostano più di tanto da quel tipo di sonorità. Il bassista mi ricorda invece è un po' il bassista dei Primus, con questi slap veramente molto veloci, oppure anche un po' anche il bassista dei Red Hot Chili Peppers, insomma. Quindi diciamo dei musicisti molto improntati sul funk, anche se mi sembra anche un po' un rockettaro anche lui, da come è vestito, anche dal suo look, mi sembra un po' che la matrice sia un po' quella. Quindi di nuovo polistrumentisti e diciamo musicisti completi anche su più generi. Ah, ecco, vedete, come dicevo, polistrumentisti, infatti il cantante sta suonando la tastiera. Questo è un altro valore aggiunto, un altro, diciamo, merito, una menzione d'onore per lui. Quello era un effetto vocale quando fa quello you. Questo qui no, è la tastiera che si interseca con la voce praticamente. Sì, no, credevo ci fosse un effetto vocale proprio sul microfono. Bello. Ah, ecco, vedete che anche il bassista canta. Infatti io ero sicuro che anche lui cantasse. Ne ero sicuro, infatti c'è. Ma poi che nota ha fatto lì? Cioè, ha fatto un Mi bemolle 5, ok? L'ha fatto come ridere, tranquillo, sereno, rilassatissimo, un suono perfettamente piazzato in voce mista. Lui è molto bravo a cantare in voce mista,
quindi non c'è nessuno sforzo, nessuna tensione, nessuna pressione, non spinge la voce, però sta facendo note alte comunque in voce piena. Ok, bravissimo. Ah, pure la solo. Wow. I know it wasn't moving up. You know the big never is caught up when it's Cioè, capite l'influenza prog? Quel suono di tastiera, a parte che solo era bellissimo, molto musicale, molto ben fatto, però l'influenza prog la sento da quello, dal suono anche che hanno scelto per quella solo di tastiera. Mi ricorda un po' i Moog degli anni 70. Qui in Italia abbiamo avuto e abbiamo tuttora la PFM, la premiata Forneria Marconi, una band prog immortale, veramente hanno scritto dei capolavori, e questo synth Moog mi ricorda moltissimo quel tipo di canzone. Per cui sì, non si può assolutamente chiamare pop una cosa così. Cioè, quando mai sentiamo un Moog così in un pezzo pop che ascoltiamo normalmente per radio, le radio che fanno passare le solite canzoni da top 10 della classifica delle canzoni più ascoltate? Non lo sentiamo mai. E loro invece sarebbero in grado di essere perfettamente di diritto in una top 10 mondiale, e riuscire comunque a essere sia pop accattivanti, mainstream, sia allo stesso tempo prog, perché prog di solito sembra significare un po' di nicchia, ok? Quindi un pochino, è proprio il contrario del pop. Il pop è mainstream, il prog invece più, ok, per gli intenditori, per quelli che ascoltano cose un po' più strane, ok? Per gli appassionati di quel genere lì. Loro invece riescono a fare entrambe le cose, ed è veramente molto bella questa cosa. Riescono a mettere insieme sia i musicisti e i nerd di questo genere un pochino più tecnico, e invece tutti quanti gli altri che invece hanno bisogno di un ascolto più disteso, più rilassato, meno impegnativo. Bravissimi. Scusate, mi ricorda molto la voce di lui, anche un po' i Maroon 5, un po' Jamiroquai. Si sente proprio che hanno tante influenze, d'accordo, non una sola. Ed è questo che li rende anche così interessanti, ok? Proprio il fatto che si sente, si percepisce proprio il fatto che ci sia una ricerca musicale e una varietà di ascolti dietro anche, ok? Bravi. Bello. Questo è jazz. I'ma get it right. Questo è blues. I'ma get it right. Every day and night. I wanna spend my time with you. Questo è gospel. Incredibile. Cioè, anche qua, in 20 secondi ti hanno fatto questo stacco jazz, poi questo fraseggio suo di voce blues, che prima invece non aveva fatto. Prima era più pop, il pop è più dritto, diciamo, sulle note, il blues invece gira intorno alle note, ma con questa modalità un pochino più strascicata. Infatti la nota blues non è una nota precisa, cioè sì, la possiamo individuare sul pianoforte, però in realtà quando poi la vai a cantare o la vai a suonare con uno strumento come una chitarra, ci si gira intorno, e qui ha fatto questa cosa, quindi un mood molto diverso. Dopodiché c'è questo coro che entra, ok? Che richiama proprio i cori gospel, d'accordo? E anche il modo in cui adesso sta cantando non mi sembra più un modo di cantare pop, è molto più soul,
più legato appunto alla tradizione invece gospel. Incredibile. Yeah. Be by your side every day and night. I wanna spend my time with you. Ok, cosa ha fatto qui? Ok, un si bemolle 5, incredibile, chiaramente in M2, ma vabbè, pazzesco, pazzesco. Yeah. Vabbè. Wow. Beh. Get up next to, get up next to, I wanna get up next to. Ok. Ok, allora qui è successo veramente il delirio. Io non mi sento neanche di tornare indietro per commentare tutto perché dovrei fare un altro video di 25 minuti, però sono veramente impressionanti. Lì alla fine veramente c'è stato questo exploit, questo crescendo finale in cui veramente sono emerse tutte le loro influenze musicali e si sono mischiate tutte insieme. Non so come altro chiamarlo questo se non fusion, jazz, prog, ok? Perché sono generi che veramente mettono insieme tante cose tutte insieme. Incredibili, bravissimi. Poi un brano di più di 7 minuti, voglio dire, quindi pur essendo molto orecchiabile, è un brano lungo. Normalmente una canzone pop non può durare più di 3 minuti, 3 minuti e mezzo. Questi sono i canoni, purtroppo i canoni estetici di oggi, perché le radio hanno deciso che questi sono i canoni estetici. Però lo trovo anche un po' riduttivo, perché se una canzone dura 5 minuti, quando i Queen hanno scritto Bohemian Rhapsody che durava 6 minuti e mezzo, si sono ritrovati anche loro questo ostacolo che le radio non la volevano passare perché era troppo lunga. Ci rendiamo conto, Bohemian Rhapsody, una delle canzoni più immortali, iconiche, uno dei capolavori della musica di sempre, ok? Quindi se anche oggi un brano così o un nuovo brano, la nuova Bohemian Rhapsody trova questo ostacolo, è un problema,
ok? Meno male che c'è YouTube, meno male che ci sono appunto questi video che ci fanno condividere musica al di là dei canoni del mainstream. Veramente mi sono piaciuti tantissimo, sono ufficialmente un loro nuovo fan, ascolterò sicuramente altre esibizioni dei Dirty Loops. Fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!